Ben ritrovati amici di It's Logo Time. Oggi non abbiamo un video su una storia, non abbiamo un video su un redesign, ma abbiamo la classifica dei 10 loghi più potenti al mondo secondo RepTrak. Quindi non perdiamo troppo tempo e via con la sigla. Prima di iniziare la classifica, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, qualora voi non l'aveste già fatto, ovviamente, lasciare un like, condividere il video, ovviamente seguitemi sui miei social, come sempre trovate tutto in descrizione. Per determinare la classifica del 2021, perché è aggiornata a gennaio 2021, RepTrak cosa fa? Analizza dati su oltre 2000 aziende in tutto il mondo. Devono però soddisfare alcuni criteri. Questi criteri sono: marchio deve avere delle entrate globali superiori a 2 miliardi di dollari, deve raggiungere una soglia media di familiarità del 20% in tutti e 15 i paesi misurati e una soglia di familiarità superiore al 20% in 8 di questi 15 paesi, e in più deve raggiungere una votazione media superiore al 6,73, che è la valutazione media più. Quindi dopo questa breve introduzione andiamo a vedere quali sono questi 10 loghi. Al 10° posto abbiamo Sony, marchio ovviamente giapponese, che crea, distribuisce, fa di tutto e di più, televisori, macchine fotografiche e ovviamente la PlayStation. Quindi probabilmente questo dato è anche influenzato dal fatto che comunque la PlayStation 5 era uscita più o meno nel periodo in cui vennero analizzati i dati, e perciò immagino che sia anche arrivata lì. Comunque un brand del quale non si lamenta quasi nessuno, perciò è giusto che stia nei primi 10. Alla numero 9 abbiamo Microsoft, azienda di Bill Gates, che ovviamente fa computer, monitor, eccetera eccetera, programmi, e anche in questo caso distribuisce l'Xbox, concorrente della PlayStation 5, e anche in questo caso Microsoft probabilmente ha avuto anche l'influenza delle vendite delle proprie console, ha anche il fattore computer, che comunque volente o nolente influenza tanto questa scelta. Numero 8 per Walt Disney Company. Che dire su Walt Disney? Niente da dire. Ovviamente gioca a suo favore il fatto che hanno lanciato la loro piattaforma streaming, quindi Disney Plus, lancio di diversi film, acquisizione di alcune tra le competitor più importanti. Ci sono sempre delle influenze che vanno a intersecarsi con questi dati. Numero 7 abbiamo Adidas, che sta alla numero 7 ed è l'unica, tra l'altro, azienda sportiva che è presente in questa classifica a pari punteggio, perché hanno lo stesso punteggio. Abbiamo Canon, azienda leader nelle fotocamere, videocamere, sistemi di sicurezza, macchine da stampa. Io poi, avendoci lavorato, sono molto molto contento di vedere la mia ex azienda tra i brand più popolari del mondo. Numero 5 abbiamo Harley Davidson, che negli anni ha avuto molti problemi economici, ma si è saputa risollevare, e tra l'altro con l'avvento dell'elettrico è riuscita anche a lanciare dei modelli molto particolari e molto apprezzati. Numero 4 abbiamo The Bosch Group, quindi il gruppo Bosch, azienda che si occupa di creare componenti per le autovetture, è azienda leader perché praticamente ha rapporti con quasi tutte le aziende automobilistiche esistenti al mondo, ed è comunque un'azienda che vanta una storia molto lunga, visto che fu fondata nel 1886. Alla numero 3 abbiamo il nostro orgoglio italiano, ovvero la Ferrari, che nonostante in Formula 1 non stia proprio andando benissimo, a livello invece di autovetture da strada sta andando molto bene, ha avuto un incremento nelle vendite durante la pandemia assurdo,
e ciò si riflette poi appunto nella presenza del marchio in questa specialissima classifica. Alla numero 2 abbiamo Rolex, che inaspettatamente si trova così in alto, ma non è una novità in realtà, perché Rolex è sempre stata un'azienda sulla quale si è sempre basata moltissimo questa fidelizzazione col cliente, e anche in questo caso Rolex ha dalla sé la forza di poter mostrare un marchio anche senza la scritta Rolex, perché sappiamo bene che la corona che vediamo nel logo può stare stand alone e sappiamo benissimo a cosa si fa riferimento. Alla numero 1 invece abbiamo The Lego Group, unico marchio che ha avuto una votazione eccellente. Anche Lego ha dalla sua il fatto che negli ultimi anni ha lanciato tantissime collaborazioni interessanti con grandi marchi del cinema e non, azienda che è riuscita a dare vita a un gioco per quanto semplice ma amatissimo da tutti, e perciò trovo legittimo che stiano lì in alto a guardare tutti dall'alto verso il basso come fidelizzazione del cliente, come apprezzamento da parte dei clienti. Questa top 10 dei loghi più power del mondo del 2021 ovviamente finisce qua, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!